scheda Samsung, (21 gradi), allora il LED che lampeggia è il LED del microcontrollore dell'IPM e quello deve lampeggiare come normale funzionamento. Il LED rosso sta a indicare errore di comunicazione, perché insieme al LED rosso fisso dovrebbe lampeggiare quello verde. Ecco, adesso ha dato un errore che è errore E201. Andiamo a vedere cosa si riferisce il LED rosso fisso. Abnormal communication indoor outdoor, quindi in pratica mancanza di comunicazione tra le due unità interna e esterna. Beh ragazzi, eccoci qui sul banco riparazione. Abbiamo visto errore E201, LED rosso fisso, errore di comunicazione. Ma prima di iniziare voglio ribadire, come sempre dico nei miei video, smontare una scheda inverter unità esterna è molto pericoloso, per quanto ha dei condensatori da 400 volt, che sono questi, in cui rimangono carichi. Non basta togliere l'alimentazione e mettersi i guanti, ma bisogna anche scaricare questi condensatori, che ho fatto vedere più volte nei miei video come si fa. Comunque io vi consiglio sempre di chiamare un tecnico specializzato. Bene, detto questo, andiamo a vedere dove sta il problema su questa scheda e andremo a vedere il settore di comunicazione. Vi ricordo che la Samsung usa un settore di comunicazione, cioè un protocollo di comunicazione diverso di altre schede, e non ne parlerò adesso perché ho già fatto un video su questo. Vi lascio il video alla fine di questo video, troverete l'icona in cui potete cliccare sopra e andare a vedere la differenza di comunicazione. In effetti il video si chiama proprio così, differenza di comunicazione tra climatizzatori, di cui la maggior parte delle schede inverter usano il protocollo di comunicazione UART di XRX, mentre invece la Samsung usa il protocollo di comunicazione RS485. Comunque, come vi ho già detto, vi lascio l'icona da cliccare sopra alla fine di questo video. Bene, vado a indicare il connettore della comunicazione, che è questo connettore rosso. Possiamo andare a vedere se c'è presenza di comunicazione con un semplice LED e adesso ve lo mostro. Bisogna alimentare la scheda, mettiamo due cavetti della 220 volt su questi due pin, andremo ad alimentare solo la parte di switching, cioè primario e secondario. Non andremo ad alimentare la parte di potenza, perché per alimentare la parte di potenza bisogna fare uno switching su questo pin. Io solitamente ci metto una lampadina in serie qui sopra. Per quanto questa scheda ha due circuiti separati, due ponti diodi separati, ha la parte del PFC in cui si occupa di raddrizzare la tensione, in più al suo interno ha anche un MOSFET, mentre invece la parte di primario e secondario, per avere poi la bassa tensione, questo ponte diodo si occupa di raddrizzare la tensione sul primario e fa in modo di avere la 300 volt su questo power switching. Quindi questa è la parte primaria. Questo integrato
viene siglato sopra con top 253PN. Bene, diamo alimentazione. State attenti perché comunque pur sempre pericoloso. Abbiamo in questo momento la 300 volt. Prendiamo un LED, lo mettiamo su questo connettore, sui due pin del connettore. Non c'è bisogno di mettere il LED in un verso specificato, in qualsiasi modo lo mettete il LED si accenderà se c'è comunicazione. E possiamo vedere che in questo momento il LED sta lampeggiando, sta a significare che sta mandando dei pacchetti di comunicazione. Ok, in questo momento abbiamo visto che comunque il microcontrollore sta mandando questi pacchetti perché il LED si sta accendendo, però adesso andiamo a vedere, mettendo il multimetro in DC, andiamo a vedere la tensione tra questi due pin. Attenzione, stiamo sempre attenti sulla parte di alta alimentazione. Non ho messo i guanti perché sto facendo il video, mi viene difficile lavorare con i guanti, pertanto devo accendere e spegnere la videocamera manualmente. Allora andiamo a vedere il protocollo di comunicazione, o meglio il voltaggio in cui il protocollo di comunicazione va da meno a più. Possiamo vedere che va meno 3, poi sale a più 3. Andiamo a vedere il voltaggio massimo, blocchiamolo e vediamo che il suo voltaggio massimo è di 3,2 volt e questo non va bene perché questo tipo di comunicazione il suo voltaggio è massimo di 1 volt su uscita sui due pin. Allora togliamo alimentazione, vi prendo un'altra scheda, questa la mettiamo da parte, più vecchia ma comunque funzionante. Vecchia intendo più mal ridotta. Allora prendiamo sempre il multimetro, alimentiamo, mettiamo voltaggio massimo, possiamo vedere che sta salendo, è arrivato a 0,8. Scusate se non si vede bene, rimettiamo in DC max, accendiamo la scheda e andiamo a vedere che il suo voltaggio è quasi di 1 volt, 0,8 quasi 0,9. questo è il suo max, può arrivare a 1 volt, 1 volt e qualcosa, dipende dalle schede, ma non 3 volt, ok? Non deve arrivare a 3 volt. Proviamo a girare i pin se mantiene sempre questo voltaggio max. Sì, si mantiene sempre questo il voltaggio. Adesso togliamo alimentazione, andiamo sull'altra scheda in cui dà errore di comunicazione, lasciando sempre il tester in voltaggio bloccato 0,8. quindi se effettivamente qui il voltaggio è più alto salirà fino a 3 volt. Diamo alimentazione e possiamo vedere che è salito 3,2. questo voltaggio non va bene. Chi si occupa comunque del protocollo di comunicazione, l'ho già detto, è il microcontrollore che manda il protocollo di comunicazione, ma viene inviato su questo integrato. Su questo integrato, che è un registro in cui elabora i dati inviati per poi trasferirli sull'unità interna. Sull'unità interna, nella scheda interna, ci sta un altro integrato come questo. Bene, ho scaricato il datasheet di questo integrato che si occupa della trasmissione dati. In pratica
è questo qua, ISL81487. Qui vediamo il socket con il suo interno, abbiamo i piedini D, E, R, E che si occupano di abilitare o disabilitare la trasmissione dati. Cioè in pratica questi piedini vanno a dire se altri piedini devono trasmettere o ricevere, che in pratica poi RX e TX va dal lato del microcontrollore, mentre il piedino 7 e 6 si occupa di trasmettere i dati all'altro microcontrollore, che poi sarebbe l'unità interna. Qui possiamo vedere proprio come avviene la trasmissione tra le due unità, e come vi stavo dicendo prima sono i piedini 6 e 7, e possiamo vedere qui la trasmissione dati tra le due schede, scheda esterna e scheda interna. Trasmissione di protocollo, scambio dati. Andiamo adesso a vedere che in questi due piedini, questi qua, piedino 6 e 7, dobbiamo trovare una resistenza di 120 ohm. Ok, prendiamo il multimetro, mettiamolo in ohm, e su questi due piedini dobbiamo trovare una resistenza di 120 ohm, 6 e 7. Ok, possiamo vedere che è quasi di 120 ohm. Questi due piedini poi vanno su questi due pin, perché anche qui ci dobbiamo trovare con la stessa resistenza di 120 ohm. Quindi in questo modo possiamo vedere se la resistenza risulta 120 ohm e se le piste arrivano sull'integrato, cioè sono integre. Poi sempre sullo stesso lato abbiamo piedino 5 su GND, piedino 8 su VCC, dobbiamo trovare la 5 volt, e dall'altro lato invece abbiamo RX, TX, qui dovremmo trovare 1,8 volt, ma è un voltaggio ondulante, oscillante. Anche su questi piedini dove c'è RX e TX è un voltaggio oscillante, mentre invece il piedino RE dovrebbe risultare su GND, ok, con numero 5. Adesso andiamo a vedere se effettivamente è così. Abbiamo il GND sul 5, che è questo, mentre invece RE sul numero 2, ed è così, sta su GND. Gli altri piedini che io ho elencato fino adesso, c'è 1, 3 e 4, li possiamo vedere o con il multimetro o con il LED. Adesso andiamo a vedere prima con il multimetro e poi con il LED. Diamo alimentazione, mettiamo il puntale su GND numero 5, sul numero 1 possiamo vedere che arriva massimo a 5 volt. Possiamo anche andare a mettere il suo max, il blocco al max, 5 volt. Piedino numero 4 deve risultare la stessa cosa, quindi suo massimo voltaggio è di 5 volt, lo possiamo bloccare ed effettivamente risulta 5 volt. Mentre invece il piedino numero 3 deve avere il suo massimo di 0,8 volt, e possiamo vedere che ne risultano anche 5 qua, e questo non va bene.
qui ci dovevano essere massimo 1,8 volt e tra l'altro anche oscillante. Adesso se prendiamo un diodo LED, possiamo andare a fare i controlli anche con un diodo LED, però dobbiamo mettere una resistenza, altrimenti il diodo si brucia. E possiamo fare riferimento al diodo LED, io l'ho disegnato qui, che in pratica il piedino più lungo è il positivo, l'anodo, mentre il piedino più corto è il catodo. Questo è il simbolo del diodo. Qui ho fatto la classica legge di Ohm, R uguale a V fratto I, abbiamo V come volt 5 volt, mentre invece abbiamo il passaggio di corrente nel diodo di 0,020 mA e quindi dobbiamo fare 5 diviso 0,020 mA che risulta R uguale a 250 ohm. Io ho calcolato 20 mA, ma si può calcolare anche 15 mA. La resistenza viene leggermente più alta, quindi potete mettere una 270 ohm. Io ne ho messo una 220 perché non ce l'avevo quella 270. Vabbè, detto questo, andiamo a fare il test tramite diodo LED e resistenza. Diamo alimentazione. Il piedino più corto lo dovete mettere su GND, il piedino più lungo lo dovete mettere su VCC, sulla parte positiva. Quindi andiamo a vedere che il numero 4 lampeggia. Ecco, vado a spegnere la luce così lo vediamo meglio. Quindi possiamo vedere che il numero 4 lampeggia. Adesso andiamo sul numero 1, anche il numero 1 lampeggia. Adesso andiamo sul numero 3, anche lui dovrebbe lampeggiare ma non lampeggia, potete vedere che si accende un po', però non lampeggia, quindi qui dovrebbe anche lampeggiare un suo max di 1,8 volt. Adesso vado a scollegare questa scheda e vi prendo quella buona e vi faccio vedere che il piedino numero 3 qui lampeggia. In realtà, siccome abbiamo max 1,8 volt, qui la resistenza potremmo fare a meno anche della resistenza, ma comunque siccome già ci sta, il test lo facciamo con la resistenza. Quindi andiamolo a mettere sul piedino 3, eccolo qui, vediamo che lampeggia lo stesso. È un po' difficile mantenerlo, farlo vedere alla videocamera contemporaneamente, però possiamo vedere che lampeggia il numero 3. E se andiamo a vedere il suo voltaggio max, possiamo vedere che è 1,8, 1,9 volt, massimo 2 volt arriva, quindi questo è il suo voltaggio massimo, ok? Sul piedino 3. Quindi, morale della favola, qui andremo a sostituire questo integrato che, come ho detto prima, è l'integrato ISL 81487 e mi aspetto di trovare 1,8 volt o al massimo 2 volt, sempre voltaggio oscillante, su piedino 3, ok? Ho sostituito l'integrato, ma poi mi sono accorto che in pratica c'era una pista, che è questa in pratica, interrotta, che poi questa pista va a finire su un microcontrollore. Vi faccio vedere che va a bippare, partiamo sempre dal piedino numero 3, va a bippare sul microcontrollore, più o meno al centro di questo lato. Ok, quindi facendo questo test non avevo
una continuità sul microcontrollore e ho rifatto la pista sul retro, quindi in pratica l'integrato era buono, che ho sostituito sta qua. Vabbè, detto questo, andiamo a rifare il test e andiamo a vedere se abbiamo 1,8 volt barra 2. Diamo alimentazione. Eccolo lì, 1,8, 1,9, perché comunque è oscillante. Ok, perfetto. Adesso prendiamo il nostro LED con la resistenza e possiamo vedere che questa volta lampeggia, ok? Quindi abbiamo di nuovo la trasmissione dati che il microcontrollore manda sull'integrato. Adesso prendiamo la scheda e andiamo a fare la simulazione sul banco. Possiamo vedere il LED verde che sta lampeggiando insieme al LED rosso fisso. Ok, aspettiamo che parte il ventilatore e poi il compressore. Ok, partito il ventilatore fan, partito anche il compressore. LED rosso fisso e LED verde continua a lampeggiare come deve essere. E niente, scheda riparata. Il video finisce qua, mi raccomando ragazzi, se vi è piaciuto il video mettete un bel mi piace, iscrivetevi al canale, azionate la campanella per le notifiche in modo che vi arrivi la notifica quando posterò un nuovo video. Bene, da Memory Frigger questo è tutto, un abbraccio a tutti e ci vediamo ad un prossimo video.